Dunque io parto da una osservazione che non è mia, ma di probabilmente il più grande storico economico che abbiamo mai avuto, che si chiamava David Landes, che ha scritto il Prometeo liberato, per chi ha avuto la fortuna di leggerlo, e che sosteneva che la prima cosa che un autore che scriva o che parla deve fare è definire. Per così ci mettiamo d'accordo di che cosa parliamo. Io parlo di transizioni oggi, ma la parola transizione è una parola sdrucciola, si può raccontare in mille modi diversi. Io parlo di transizione economico-ambientale energetica. E la prima domanda che ci possiamo porre è quante transizioni il mondo ha vissuto. Molte, presumibilmente. La prima transizione è probabilmente quella che è avvenuta quando l'Homo sapiens, faccio un po' fatica a dire l'Homo sapiens, nel senso noi saremo i sapiens, poi in realtà con tutto quello che ci circonda facciamo fatica a definirci sapiens, però insomma così è, noi saremo i sapiens, diciamo così. Noi sapiens abbiamo imparato a accendere il fuoco, non a controllarlo, ovvero anche a controllarlo, ma quelli che erano i nostri cugini, diciamo, cioè l'uomo di Neanderthal, che aveva peraltro maggiore possibilità di avere successo perché era più alto di noi, aveva anche una massa cerebrale maggiore e per ragioni ancora sconosciute, non si sa perché siamo sopravvissuti noi e non loro. Però noi abbiamo imparato a accendere il fuoco. Accendere il fuoco è una cosa fondamentale per tantissime ragioni. Ci ha dato mobilità, nel senso che ci potevamo spostare più rapidamente dei nostri cugini sapiens, per non parlare poi dei nostri cugini più prossimi, gorilla, scimpanzé, eccetera. Noi ci potevamo spostare, potevamo cucinare la carne. Cucinare la carne significa due cose. Una, che ci abbiamo guadagnato in salute, la seconda, ancora più rilevante per quello che ho da dirvi, è che digerivamo molto prima dei nostri cugini. Ancora oggi, diciamo, un primate della mia altezza e peso, se mangiamo una certa quantità di carne, io la digerisco 8 volte prima di lui, o lei, insomma, del primate in questione. E cosa ne abbiamo fatto di tutto questo tempo? Tutto questo tempo che abbiamo guadagnato, diciamo, per aver imparato a accendere il fuoco? Abbiamo pensato. Noi siamo i primi che hanno imparato a raccontare le storie, cioè abbiamo sviluppato creatività. Abbiamo imparato a usare il ferro, abbiamo fatto le spade, questo non ci ha aiutato molto, ma poi abbiamo anche imparato a fare gli orecchini, dei monili, cioè abbiamo sviluppato questa nostra creatività e questo ci è servito moltissimo. A che cosa ci è servito? Ci è servito al fatto che abbiamo superato quel modello del maschio alfa, per cui ogni 2x3 il maschio alfa si doveva difendere contro un altro maschio alfa che voleva diventare il maschio alfa, e invece abbiamo cominciato a raccontare delle storie del tipo: se tu uccidi me verrà la divinità Zot che farà secco te e tutti i tuoi parenti. Noi siamo stati bravi a raccontarlo e gli altri ci hanno creduto pure. Quindi questa cosa è stata fondamentale per superare, diciamo, il fatto che i gruppi si allargassero, crescessero, e in questo senso abbiamo davvero inventato un modo per stare su questo pianeta attraverso la fantasia. Siamo gli unici, noi sapiens, siamo gli unici a avere la fantasia, a creare delle storie. Più in là abbiamo anche imparato che potevamo generare, come dire, in senso marxiano si direbbe, un sovrappiù. Abbiamo imparato che un tempo eravamo raccoglitori e cacciatori, dopodiché abbiamo capito che se ci organizzavamo riuscivamo a mettere da parte un po' di grano e 2 pezzi di lepre per pagare uno che non lavorasse ma ci tenesse buoni i rapporti con la divinità. E questa è stata una conquista, perché diciamo, lo sciamano che non lavorava, aveva il compito di tenerci i rapporti con la divinità, è stata un'altra delle nostre conquiste. Insomma, abbiamo fatto tante cose. E questa è la prima storia diciamo, di transizione. Imparare a controllare il fuoco è stato fondamentale. È avvenuto tanto tempo fa, ovviamente, ma è stato fondamentale. Quando arriva la seconda transizione dobbiamo andare molto più avanti nel tempo
E la seconda transizione arriva quando scopriamo il carbone. Ora qui devo precisare, noi non è che abbiamo scoperto il carbone a un certo punto, il carbone l'abbiamo sempre conosciuto, sono nate le tecnologie che permettessero un uso efficiente del carbone. Questo grafico è un grafico che riporta i dati relativi al reddito pro capite reale, reale vuol dire controllato per l'inflazione, eccetera, eccetera, dell'Inghilterra a partire dal 1252. Ora voi vedete che ci sono 800 anni di successione di nonni, nipoti, padri, nipoti, nonni che hanno fatto una vita miserabile, tutti uguali, per 200, 300, 400, 500 anni. Se fossimo a quei tempi qui, il 95%, avendo un'aspettativa di vita intorno ai 30-35 anni, il 95% di quest'Aula, quorum ego, non ci sarebbe, ovviamente, ci sarebbero solo quei bellissimi ragazzi che... L'aspettativa di vita era intorno ai 30 anni, a quei tempi, va bene. È arrivato il carbone. È arrivato il carbone, ma non è arrivato da solo il carbone è arrivato in congiunzione al motore al vapore, alla ferrovia, e questo ha cambiato il mondo. Come vedete, guardate il picco, cioè la risalita che ha avuto, la salita che ha avuto il reddito pro capite, quindi ci fa emergere una delle caratteristiche della transizione energetica. Ci vuole una fonte nuova, ci vuole una tecnologia nuova e il risultato della fonte nuova e della tecnologia nuova è che diventiamo tutti un po' più ricchi. E questo è accaduto, diciamo, chiamiamola seconda transizione energetica. Questa è stata fondamentale. A quei tempi gli inglesi avevano i canali che andavano da Inverness in cima alla Scozia fino a Londra e le merci venivano trasportate nei canali attaccate ai cavalli per quelli appassionati di Netflix, stile Peaky Blinder, che trasportavano quelle. E invece arrivano i treni e sconquassano il mondo. Ed è questo quello che ci è accaduto. Dopodiché arriva il petrolio, arrivano meno di 100 anni dopo, ha tutta una storia. Il petrolio è stato, ovviamente si sapeva dove era il petrolio, si conosceva il petrolio, però per vederlo emergere dal punto di vista industriale, il petrolio, diciamo, è nato negli Stati Uniti. È nato negli Stati Uniti, la storia è interessante, c'era un signore che si faceva chiamare colonnello, non era mai visto una pattuglia dell'esercito, voleva impressionare, diciamo, i suoi amici, i suoi concittadini, si faceva chiamare colonnello, che a un certo punto, dico tra virgolette, scopre il petrolio e per poterlo utilizzare però il petrolio tal quale non serve praticamente a nulla, ci vuole una distilleria, bisogna raffinarlo e infatti lo scopre in Pennsylvania, dove erano fino allora famosi per fare il whisky. Trova questo petrolio, lo mette dice che datemi un barile, lo devo mettere qui. Che barile gli danno? Un barile di whisky, naturalmente, vuoto ovviamente, che era 62 galloni imperiali, che equivalgono a 160 litri, che è ancora la misura con quale si misura, l'unità di misura del petrolio in barili, sono ancora quei barili di whisky. Questo signore prende il barile, lo porta a un amico suo che faceva il raffinatore di whisky, però la raffinazione quella è, il processo quello è, bolle, non bolle, insomma, tirano fuori una specie di cherosene, una schifezza, però raffinata, col quale alimentano le lampade e salvano la vita alle balene. Questa è una cosa collaterale, perché fino allora le lampade venivano alimentate con olio di balena, che il fatto di aver scoperto il petrolio ha impedito alle balene, in particolare dell'Oceano Pacifico, di estinguersi, perché gli americani stavano facendo i secchi tutti per alimentare le lampade. Quindi da lì parte, naturalmente parte da lì, dopodiché dopo aver fatto, diciamo, la benzina, ma tra molte virgolette, ci volevano le automobili. L'automobile ha una storia che mi meriterebbe 2 ore di racconto, è un'invenzione francese, diciamo così, che è stata subito, diciamo così, entrata nelle mani dei tedeschi, ma non ha visto la luce fino a quando non ci hanno messo mano gli americani.
Henry Ford, il modello T, la macchina uguale per tutti, una macchina per ogni americano, costava poco, erano tutte uguali, tutte dello stesso colore, eccetera, eccetera. Questa è una pubblicità progresso di allora, piaceva molto farvela vedere, cioè c'è la bellissima signora che attraversa col suo cavallo, con la sua carrozza, il suo fidanzato, marito che va così, e vedete di lato c'è una macchina rovesciata, un tipo con due stampelle, come dire, andate in macchina voi, vedete cosa vi succede, lasciate il conosciuto per lo sconosciuto, vedete cosa vi succede. Comunque questa è la seconda rivoluzione, quando è arrivata l'auto. L'auto e il carbone insieme hanno un piccolo problemuccio, sono fonti fossili, bruciare fonti fossili produce CO2. Qui siamo messi malissimo, mala tempora currunt, peiora, voglio dire, con l'arrivo di Trump siamo veramente messi male. Allora spenderò gli ultimi 4 minuti per dire a voi ragazzi, siamo messi male, malissimo, cioè la situazione delle emissioni di CO2 diciamo, nel nostro mondo è pessima, non riusciamo a fare. Domani inizia la conferenza delle parti, come si dice, cioè un altro incontro, si vedrà, non succederà niente, questo non succederà proprio niente, ve lo posso già anticipare con 2 settimane d'anticipo. E siamo messi male, siamo messi malissimo perché siamo veramente incapaci di farlo, cioè incapaci. La volontà politica è zero e l'arrivo di Trump peggiorerà le cose. Al primo mandato Trump era uscito dagli accordi di Parigi, non aveva fatto in tempo a uscire dal negoziato vero e proprio, dalla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici. Adesso c'ha il tempo, quindi domani uscirà da Parigi, dopodomani uscirà e ripartirà a fare esplorazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo messi malissimo, oggi è una bellissima giornata, ma c'è una crisi climatica in atto evidentissima che non potrà che andare peggio in questi anni. Questo è un grafico è messo lì per dirvi che noi dal 1920 a oggi, al 2020, noi siamo riusciti a ridurre le emissioni solo quando abbiamo passato un guaio, come si direbbe. Nel senso che quando c'è stata la pandemia abbiamo ridotto le emissioni perché c'è crollato il PIL. Quando c'è stato Lehman Brothers nel 2008 abbiamo diminuito le emissioni perché è crollato il PIL. Cioè noi riusciamo, le emissioni diminuiscono quando esagionamente ci succede qualche cosa per cui diminuisce il PIL. Quando siamo ricchi ce ne infischiamo il giusto e le emissioni salgono. Dopo la pandemia avevamo sperato, abbiamo visto questa cosa che scendeva un po', speravamo invece ha fatto un rebound, ha rimbalzato, sono gli ultimi 2 numeri, il penultimo diciamo, è la riduzione delle emissioni durante l'anno della pandemia e quello dopo, l'anno dopo è la ripresa post-pandemica. Quindi le emissioni stanno continuando ad aumentare, noi non riusciamo a mettere sotto controllo. C'è tutto un mondo che insomma, non posso raccontarvi di trattati, accordi. L'IPCC, che è quello che dice che è l'organo scientifico al quale modestamente ho collaborato e che è quello che continua a dire sta in campana, non ce la facciamo più, non teniamo. Naturalmente ci vorrebbe, lo dico proprio con cinismo e non mi viene bene, quello che potrebbe salvare la situazione è uno shock esogeno importante, cioè se succede una cosa stile Valencia e ne succede una alla settimana, Valencia, Bruxelles, Roma, Milano, Washington, New York, cioè una alla settimana, cose alla Valencia, dove voglio dire, è successo semplicemente che l'acqua era calda e l'aria era fredda ed è venuto giù l'ira di Dio. Se succede uno shock esogeno di quelle dimensioni, forse l'umanità capirà che bisogna darsi una mossa, perché siamo assolutamente fuori controllo. Io ai miei studenti glielo ripeto come un mantra, siamo fuori controllo, le emissioni continuano a crescere, non ci aiuterà l'amministrazione, questa amministrazione americana non ci aiuterà. E quindi io devo solo sperare, nei ragazzi che abbiano un po' più di testa di noi, che siamo grandi ma siamo proprio dei fessi, spero che loro capiscano che bisogna metterci attenzione e controllare le emissioni. Le emissioni sono il nostro problema. Ed io
perdo e io passo il mio tempo con gli studenti a raccontare queste cose e dirgli che devono prendere consapevolezza che ci vogliono le lampadine ad alta efficienza, per esempio. By the way, dobbiamo veramente cambiare stile di vita, non c'è niente da fare. Adesso qui non vorrei fare questa filippica paternalistica che non me lo posso permettere, però concludo dicendo le transizioni sono importanti, ne sono venute tante, diverse, ce ne serve un'altra almeno, che è quella, dobbiamo andare verso le rinnovabili. Arriverà il nucleare e la fusione? Arriverà, ci vorranno 100 anni, 50 anni, non ho idea, diciamo, quelli ottimisti dicono 50, poi ci vorranno 100 anni per il deployment, cioè una volta che c'è poi bisogna distribuirla, ci vorranno quello che ci vorrà. Allora il punto è che se noi arrivassimo col pianeta intero, diciamo, al momento in cui arriva la fusione, ce l'abbiamo fatta. Però io non sono sicuro che noi reggiamo a questo ritmo altri 150 anni. E con questa nota di speranza vi saluto.